Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi vedremo insieme come realizzare questo borsellino con chiusura clic-clac dalla forma leggermente diversa dal solito, lavorato interamente a punto canestro. All'interno del tutorial vedremo come calcolare le misure del fondo per questa tipologia di clic, come applicare correttamente la chiusura, ma soprattutto come andare a realizzare il punto canestro nascondendo all'interno della nostra lavorazione l'apertura e la chiusura del giro. La chiusura e tutti i materiali che andrò ad utilizzare tranne il cordino sono di Prim e sempre con Prim è in collaborazione, oltre che questo video, anche il webinar tutto dedicato alle borse ad uncinetto con chiusura clic-clac che terrò sabato 10 aprile 2021 dalle ore 15. È un webinar totalmente gratuito, una video lezione live dove parleremo di borse ad uncinetto con chiusura clic-clac. Vi svelerò i miei trucchi e segreti per calcolare il fondo borsa, come calcolare l'altezza del progetto, come cucire in modo stabile lavorazione ad uncinetto e chiusura e soprattutto come andare a foderare tutte le vostre borse. Come vi ho detto prima, la partecipazione è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Per prenotare il vostro posto potete iscrivervi cliccando sul link che vi lascerò nel box informazioni subito sotto il video, nei commenti al video e nella i qui in alto. Se cliccate arriverete direttamente alla pagina dell'iscrizione dove dovrete semplicemente seguire le istruzioni e riceverete poi un'email di conferma. Andiamo quindi a vedere insieme tutti i materiali di cui abbiamo bisogno e iniziamo insieme il nostro progetto. Riferendoci alla misura esterna, la nostra chiusura misura circa 8,5 cm, mentre per quanto riguarda la misura interna, escludendo quindi la scanalatura in metallo, abbiamo circa 7,3 cm. Come filato andrò ad utilizzare del cordino per borse, lavorabile con uncinetto 3 o 3,5. Ricordate di adeguare sempre il numero di uncinetto alla tipologia di filato scelto. Nel mio caso andrò ad utilizzare un uncinetto 3,5. Per realizzare il fondo prenderemo come misura di riferimento quella interna della nostra clic-clac che abbiamo visto nella lista dei materiali. In particolare andremo però a realizzare un fondo di 7 cm x 7 cm. Abbiamo detto però che lo spazio interno della nostra chiusura è 7,3. Andremo a recuperare i centimetri che ci mancano, realizzando poi un giro di perimetro tutto intorno al nostro fondo, che andrà, vedrete poi, a riempire completamente lo spazio centrale della nostra clic-clac. Fatto quindi il cappio al nostro filo, andiamo ad avviare 11 catenelle. Realizzate le 11 catenelle, aggiungiamo una catenella in più per un totale di 12. Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, quindi l'11ª, dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella. Quindi entro nella seconda catenella dall'uncinetto, porto fuori il filo e lavoro un punto basso. Proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta. Lavoro un punto basso nell'ultima catenella disponibile e se avrò lavorato correttamente, al termine di questo giro avrò un totale di 11 punti bassi. Per iniziare il nuovo giro realizzo una catenella e volto il lavoro. I passaggi che vedremo in questo giro sono quelli che dovremo poi ripetere per tutto il nostro fondo. Dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta. Lavoriamo quindi la prima maglia bassa nel primo punto disponibile, alla base della catenella che abbiamo lavorato prima di voltare il lavoro. Proseguiamo nel punto successivo sempre con una maglia bassa
e lavoriamo una maglia bassa su ciascun punto fino alla fine del giro. Nell'ultimo punto disponibile lavoriamo una maglia bassa, facciamo una catenella e voltiamo nuovamente il lavoro. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo andare a ripetere per i prossimi giri. Prendiamo per un momento la nostra chiusura. Se appoggiamo la lavorazione in cordino all'interno della chiusura, vedete che non va a toccare ancora le parti in metallo. Noi lavoreremo tutto il nostro fondo e poi recupereremo questa parte di spazio lavorando il giro di perimetro. Potete ovviamente applicare questo metodo di lavoro a qualsiasi tipologia di filato andiate ad utilizzare. Come si prosegue per i prossimi giri? Andando a ripetere i passaggi che abbiamo appena visto insieme. Si lavora una maglia bassa su ciascun punto fino alla fine del giro e se abbiamo lavorato correttamente al termine del giro avremo sempre 11 punti bassi. Si realizza poi una catenella, si volta il lavoro e si vanno a ripetere gli stessi passaggi. Continuiamo quindi lavorando una maglia bassa su ciascun punto, sempre per un totale di 11, fino ad ottenere un pannello composto da 10 giri di lavorazione a punto basso. Sono 10 giri di lavorazione totali, quindi comprendono anche i primi giri che abbiamo lavorato insieme a punto basso. È ovviamente escluso dal conteggio il giro di lavorazione composto dalle catenelle iniziali. Andremo ora ad eseguire l'11° giro, che altro non sarà che un giro di perimetro, sempre a punto basso, tutto intorno al nostro pannello. Completato il giro di perimetro avremo raggiunto la misura della nostra chiusura clic-clac. Facciamo quindi la nostra catenella e come sempre voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare come nei giri precedenti una maglia bassa su ciascun punto fino alla fine del giro. Lavoriamo l'ultimo punto basso sull'ultimo punto disponibile. Dopodiché per voltare l'angolo realizziamo una catenella, non voltiamo il lavoro ma giriamo il nostro pannello. Nello stesso punto dove abbiamo lavorato l'ultimo punto basso dobbiamo andare a lavorarne un secondo. Quindi rientro nello stesso punto e vi lavoro un secondo punto basso. Dobbiamo ora andare a lavorare una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. Passo quindi all'interno dell'ultimo punto di ciascuna riga di lavorazione e vi lavoro una maglia bassa. Siamo arrivati all'angolo. Abbiamo l'ultimo punto da lavorare e qui abbiamo le catenelle con le quali abbiamo iniziato il nostro progetto. Nell'ultimo punto lavoriamo una maglia bassa e una catenella che ci permette di girare il nostro pannello. Vedete che qui nella parte superiore abbiamo le catenelle. Non andiamo a lavorare le nostre maglie basse all'interno delle catenelle, ma nel primo giro di maglia bassa che abbiamo lavorato, come se stessimo andando ad eseguire un punto canestro. Come nell'angolo precedente, nell'ultimo punto nel quale abbiamo lavorato un punto basso, ne andiamo a lavorare un secondo. Passiamo poi al punto successivo. Non entriamo nelle catenelle, ma scendiamo con l'uncinetto alla base del primo punto basso lavorato. E vi lavoriamo una maglia bassa. Passiamo al punto successivo sempre prendendo il punto al di sotto della prima riga di maglia bassa e proseguiamo così fino ad arrivare all'angolo opposto. Arrivati all'angolo nell'ultimo punto lavoriamo una maglia bassa, facciamo come sempre una catenella e ruotiamo il pannello e nello stesso punto dove abbiamo lavorato l'ultimo punto basso ne lavoriamo un secondo. Proseguiamo lavorando una maglia bassa per ciascuna riga di lavorazione fino ad arrivare all'angolo. Arrivati all'angolo nell'ultimo punto disponibile abbiamo già una maglia bassa, quella che abbiamo lavorato quando abbiamo iniziato il nostro giro di perimetro. Nello stesso punto lavoriamo un'altra maglia bassa.
Nei 3 angoli precedenti del nostro fondo abbiamo sempre lavorato maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Anche in questo ultimo angolo dobbiamo andare a realizzare una catenella, ma non la facciamo con l'uncinetto, bensì andiamo a realizzarla con l'ago. La catenella che andremo ora ad eseguire insieme fungerà anche da catenella di chiusura del nostro fondo. Allunghiamo quindi l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo, sfiliamo il filo e lo poniamo su un ago. Con l'ago dobbiamo andare ad entrare nella prima maglia bassa che abbiamo realizzato per questo giro di perimetro, rivolgendo la punta dell'ago verso di noi e portiamo con noi il filo. E dobbiamo andare a rientrare nell'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato per il giro di perimetro. Questa volta però passiamo in mezzo alle 2 costine che compongono il punto. Quindi non entriamo in questo modo, ma passiamo in mezzo tra le 2 costine. Abbiamo così realizzato la catenella nell'angolo, che funge anche da asola di chiusura del nostro fondo. Andiamo ora semplicemente a bloccare il filo sul retro del pannello. Con il nostro fondo abbiamo così riempito tutto lo spazio interno della nostra chiusura. Realizzato un nuovo cappio, possiamo passare a lavorare il corpo borsa. E tolto il cappio dall'uncinetto andiamo ad entrare in un punto qualsiasi del nostro fondo, preferibilmente al centro di uno dei 4 lati, quindi evitiamo le maglie sull'angolo. Entriamo con l'uncinetto prendendo solamente la metà costina più lontana rispetto a noi, la costa retro del punto. Poniamo il cappio sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Dopodiché blocchiamo il tutto come se facessimo una catenella. E su ciascun punto che ci si presenta dobbiamo andare ora a lavorare una maglia bassa presa sempre in costa retro. Quindi andiamo nel punto successivo prendendo solamente la metà costina più lontana rispetto a noi, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Passiamo al punto successivo prendendo sempre metà costina e procediamo in questo modo, lavorando una maglia bassa in costa retro su ciascun punto, quindi sia sulle maglie basse che sulle catenelle che troviamo negli angoli. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Lavorata l'ultima maglia bassa nell'ultimo punto disponibile, vediamo come andare a concludere questo giro con una chiusura invisibile. Allunghiamo di poco l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Con l'uncinetto dobbiamo andare ad entrare da dietro nel primo punto basso che abbiamo lavorato in questo giro. L'asola che abbiamo lasciato in sospeso dovrà diventare la parte superiore del primo punto, quello con il quale ci siamo agganciati con il nuovo filo. Per fare questo prendiamo l'asola, la mettiamo sul nostro uncinetto e con l'uncinetto la portiamo sul retro del nostro progetto. Vedete che passando l'asola abbiamo creato la parte superiore del punto basso. Nel prossimo giro andremo a lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta e sarà un giro di base, di preparazione alla nostra lavorazione a punto canestro. Come iniziare questo nuovo giro? Questa è l'asola che abbiamo portato sul retro del nostro progetto. Con l'uncinetto passiamo quindi sotto ai 2 fili che compongono l'asola. Mentre con le 2 mani teniamo l'asola, prendiamo il filo proveniente dal gomitolo e lo portiamo attraverso. In questo modo abbiamo creato una seconda asola. Con l'uncinetto rientriamo in quella che avevamo lasciato sul retro del lavoro, in questo modo. Prendiamo il filo e passiamo attraverso entrambe le asole. E abbiamo così creato un nuovo punto basso, al quale manca ovviamente la parte superiore che andremo a ricreare al termine di questo giro sempre con questa chiusura invisibile.
Passiamo ora a lavorare nel punto successivo il nostro primo punto basso. E proseguiamo ora lavorando una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare al termine del giro. Eccoci nuovamente al termine del giro, dobbiamo andare a ricreare la parte superiore di questo punto. Allunghiamo quindi leggermente la nostra asola, con l'uncinetto entriamo da dietro nel primo punto basso lavorato, prendiamo l'asola e la portiamo sull'uncinetto e la portiamo con noi sul retro del lavoro. E siamo pronti ora a realizzare il nostro primo giro di punto canestro. Questo punto prevede l'alternarsi di una maglia bassa lavorata normalmente e di una maglia bassa lavorata nella riga sottostante. Questi due punti si devono alternare per tutto il nostro giro. Il primo punto che andiamo a lavorare è un punto basso e lo andiamo a realizzare attraverso la nostra chiusura invisibile. Con l'uncinetto andiamo quindi a passare sotto i due fili che compongono la nostra asola, quella che abbiamo portato sul retro del lavoro. Tenendola bloccata, prendiamo il filo proveniente dal gomitolo e lo passiamo attraverso. Con l'uncinetto rientriamo nell'asola che avevamo lasciato dietro, abbiamo così due asole sul nostro uncinetto, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Questo primo punto che abbiamo lavorato sarà la prima maglia bassa di questo giro. Dobbiamo alternare una maglia bassa a un punto canestro. Il punto canestro è sempre una maglia bassa, ma invece di essere lavorata qui, nella parte superiore del punto che abbiamo davanti a noi, deve essere lavorata alla base del punto, quindi dobbiamo scendere con l'uncinetto proprio qui, dove nasce il punto sottostante. Quindi con l'uncinetto scendiamo nella riga sottostante, entriamo, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e lo alziamo verso l'alto. Dopodiché chiudiamo il punto come se fosse una semplice maglia bassa. Abbiamo così lavorato il primo punto canestro. Nel punto successivo lavoriamo una maglia bassa normale. Nel punto seguente un altro punto canestro. Quindi da qui scendiamo nella riga sottostante, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e lavoriamo il nostro punto. Continuiamo quindi alternando una maglia bassa e un punto canestro per tutto il giro, fino a ritrovarci in questo punto. Quando arriviamo al termine del giro, l'ultimo punto che dovremo lavorare sarà un punto canestro. E dobbiamo ora andare nuovamente a ricreare la parte superiore del nostro primo punto basso. Quindi allunghiamo l'asola, passiamo da dietro, prendiamo l'asola e la portiamo sul retro del lavoro. Abbiamo così completato il nostro primo giro di lavorazione a punto canestro. Nel giro successivo e in tutti i prossimi giri dobbiamo sempre lavorare la nostra sequenza di punti maglia bassa e punto canestro, alternati per tutto il giro, ma dobbiamo fare una piccola variazione. Nel prossimo giro sopra la maglia bassa andremo a lavorare un punto canestro e sopra il punto canestro andremo a lavorare una maglia bassa. Avendo iniziato il giro precedente con una maglia bassa, questo nuovo giro dovrà iniziare con un punto canestro. Quindi abbiamo portato la nostra asola sul retro, ma invece di entrare questa volta sotto i due punti che compongono l'asola, andiamo ad entrare direttamente qui, alla base del punto basso, ed eseguiamo direttamente un punto canestro. Quindi non passo sotto questi due fili, scendo con l'uncinetto, vado qui, prendo come sempre il filo, lo porto attraverso tenendo ferma la mia asola
recupero l'asola che avevo lasciato sul retro del lavoro ed eseguo il mio punto. Vedete che in questo modo abbiamo lavorato un punto canestro. Il punto successivo è un punto canestro e su questo andiamo a lavorare un punto basso normale. Il punto successivo è una maglia bassa, quindi vado alla base del punto e vi lavoro un punto canestro. Riprendo quindi l'alternanza dei miei due punti, una maglia bassa e un punto canestro alternati fino alla fine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente, avendo avviato questo giro con un punto canestro, nell'ultimo punto disponibile dovremo lavorare un punto basso. Dobbiamo ora andare a chiudere questo giro e iniziare il prossimo. Come sempre allunghiamo l'asola, facciamo la nostra chiusura invisibile. Abbiamo così completato il secondo giro di lavorazione a punto canestro. Tutto il corpo del nostro progetto è quindi un'alternanza di questi due giri che abbiamo appena visto insieme. Il primo giro inizia sempre con un punto basso e termina con un punto canestro. Il giro successivo inizia con un punto canestro e termina con un punto basso. In tutta la nostra lavorazione sopra la maglia bassa lavoriamo un punto canestro e sopra il punto canestro lavoriamo un punto basso. Quando avviamo il giro a maglia bassa cominciamo sempre passando sotto ai due fili che compongono l'asola che abbiamo portato sul retro del lavoro, mentre invece quando andiamo ad iniziare il giro composto da un punto canestro come primo punto, invece di passare sotto ai due fili dell'asola, prendiamo il punto nella riga sottostante come abbiamo visto in quest'ultimo giro. Continuo quindi la mia lavorazione del corpo borsa alternando questi due giri di punto canestro fino ad ottenere questo risultato. Ho lavorato alternando i due giri che vi ho mostrato fino a raggiungere un'altezza di circa 10 cm. Prima di passare alla cucitura del nostro corpo borsa alla chiusura clic-clac, facciamo ora un ultimissimo giro di perimetro. Questo giro di perimetro, ovviamente nella parte superiore del nostro progetto, lo andremo a lavorare semplicemente a punto basso. Quindi, qualunque sia l'ultimo giro di lavorazione che abbiamo eseguito, facciamo come sempre la nostra chiusura invisibile e iniziamo direttamente con un punto basso. Lavoriamo quindi una maglia bassa su ciascun punto fino alla fine del giro. Lavorato l'ultimo punto basso del giro, dobbiamo andare a chiudere il nostro progetto e lo facciamo realizzando un'asola di chiusura. Allunghiamo la nostra asola e sfiliamo l'uncinetto. Tagliamo il filo, sfiliamo l'asola e poniamo il filo su un ago tirafettuccia. Questa chiusura è molto simile a quella che abbiamo fatto per chiudere la lavorazione del fondo. Andiamo infatti ad entrare nella prima maglia bassa lavorata di questo giro, ponendo l'ago dall'interno della borsa verso di noi e portiamo con noi il filo. Dopodiché torniamo indietro sull'ultima maglia bassa lavorata e passiamo con l'ago all'interno delle costine, da verso di noi verso l'interno del progetto. Andiamo ora a bloccare il filo all'interno del lavoro e passiamo alla fase di cucitura. Per prima cosa andiamo ad aprire la chiusura e dobbiamo far passare la lavorazione ad uncinetto all'interno dello spazio della chiusura. In questo modo, ma dobbiamo fare attenzione a un particolare. La chiusura deve ovviamente rimanere dritta rispetto alla lavorazione ad uncinetto, altrimenti quando andiamo a chiudere la clic-clac la borsa appare storta. Utilizziamo il fondo del nostro progetto come punto di riferimento. In particolare, i 4 angoli del nostro fondo devono poi corrispondere ai 4 angoli della nostra chiusura. Quindi quando andiamo ad applicare la nostra chiusura dobbiamo tracciare delle linee immaginarie verticali facendo corrispondere l'angolo del fondo all'angolo della clic-clac e questo dobbiamo ripeterlo per tutti e 4 gli angoli del nostro progetto.
Quindi, una volta che abbiamo verificato di aver applicato correttamente la chiusura rispetto alla lavorazione in cordino, dobbiamo andare ad unire le due parti e andare poi a cucire il tutto utilizzando il filo di nylon trasparente. Per unire queste due parti dobbiamo andare a spingere la nostra lavorazione in cordino all'interno della scanalatura della chiusura clic-clac e poi, per essere avvantaggiati in fase di cucitura, possiamo andare a bloccare insieme le due parti utilizzando delle pinzette come queste, che sono sempre pinzette della Prim. Se non avete a disposizione il filo di nylon trasparente, potete utilizzare comunque del filo da cucito, purché questo sia molto resistente. Per cucire ho messo il filo doppio e l'ho bloccato ovviamente nella parte finale con un nodino. Vado a bloccare il filo su uno dei lati della mia chiusura, facendolo passare semplicemente all'interno del cordino. Per cucire devo passare con il filo all'interno del cordino e all'interno della chiusura clic-clac, uscendo all'esterno attraverso uno dei primi fori. Quindi punto l'ago prendendo il cordino e passando con l'ago attraverso uno dei primi fori della chiusura clic-clac e ovviamente porto poi il filo all'esterno del lavoro. Dopodiché con l'ago entro nel foro successivo sulla chiusura clic-clac e riporto il filo all'interno del lavoro prendendo contemporaneamente anche il cordino. Tutta la cucitura si svolge in questo modo, entrando e uscendo dal corpo borsa, passando contemporaneamente attraverso il cordino e attraverso i fori della chiusura clic-clac. Dobbiamo proseguire in questo modo cucendo tutta la parte superiore della nostra chiusura. Se vogliamo una chiusura più stabile, possiamo fare anche più giri di cucitura, prendendo sempre contemporaneamente cordino e chiusura clic-clac. Dopodiché andiamo semplicemente a bloccare il filo con un nodino e il nostro progetto è completato. Questo sarà quindi il nostro risultato, un borsellino con chiusura clic-clac lavorato interamente a punto canestro. Spero che abbiate trovato questo tutorial interessante ma soprattutto di ispirazione. Se è così vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Se ne avete poi piacere vi invito, per non perdervi tutti i prossimi progetti che ho in programma per voi, a iscrivervi proprio qui sul mio canale YouTube cliccando sul pulsante iscriviti e poi sulla campanellina che apparirà a fianco al pulsante iscritto. Così riceverete un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video e ovviamente per non perdervi le anteprime dei miei prossimi progetti e anche qualche piccola pillola creativa, vi invito a seguirmi sul mio profilo di Instagram che trovate scritto in alto a sinistra sullo schermo. Perciò con questo piccolo progetto io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e vi aspetto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.